Bentornati al nostro nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere insieme il Bimby TM5. Chiaramente andremo a vedere quello che sono le funzioni generali e i consigli utili. Andiamo insieme a vedere le funzioni principali. Questo qui è il timer, temperatura e velocità. Chiaramente lo schermo è un touch, quindi quando io lo toccherò si aziona, come vedete. Perfetto. Di questo Bimby è importante capire alcune funzioni fondamentali. Innanzitutto, quando lo utilizziamo è importante che la ghiera del boccale sia ben stretta. Molti di voi continuano a venire con il Bimby completamente allagato perché non montano correttamente la ghiera. Adesso vi farò vedere come controllarla. Vedete, deve essere perfettamente allineata. Quindi è importantissimo. Andiamo a smontarle insieme. Quindi inseriamo la lama, controlliamo sempre che sia ben ancorata, quindi ben allineata. Nella versione nuova questo problema non c'è più, perché la versione nuova ha un sistema che se non monti correttamente la ghiera non puoi accedere alle funzioni del Bimby. Quindi quando poggiate il boccale non si può innestare, ok? Va come in allarme, ma è un allarme meccanico, chiaramente, non elettronico. Un'altra delle domande che mi fate sempre è: il Bimby non pesa correttamente. Allora, chiaramente, prima di andare in un centro assistenza è importante sapere che il Bimby deve stare su un piano perfetto, quindi non su delle mattonelline, non su un tappetino, deve stare su un piano, che sia di legno o che sia di marmo, l'importante è che sia un piano. Altra cosa molto importante è che il cavo sia tutto completamente ben steso, perché questo effetto molla può farvi sballare il peso. Molti di voi mi hanno chiesto come non rompere i coltelli, che è un classico purtroppo, e molte persone esagerano sia con la durezza del parmigiano, quindi lo fanno seccare troppo e mettono anche le cocce e quindi la parte esterna, ne mettono molta all'interno, e quando vanno a girare le lame rischiano di rompere o il giunto sotto o addirittura di troncarlo. Queste lame sono quasi indistruttibili, vi posso garantire, il prodotto è in acciaio ed è durissimo, quindi se viene danneggiato in questa maniera la causa purtroppo l'avete provocata. Allora, innanzitutto, se si mette il parmigiano o tanto materiale all'interno, non andiamo subito a turbo o al massimo. Facciamo le cose graduali, come ci è stato insegnato, passo dopo passo, acceleriamo, fino ad arrivare alla velocità che mano a mano le lame permettono di scorrere in maniera corretta e omogenea. Altro consiglio utile: la fuoriuscita dei liquidi. Allora, mi raccomando, se i liquidi fuoriescono dal vostro apparecchio possono danneggiarlo, possono entrare all'interno e fare veramente dei danni seri. La prima cosa da verificare intanto è se la nostra guarnizione si è tagliata. La seconda cosa da verificare chiaramente è la quantità che abbiamo messo all'interno del boccale. Rispettate le dosi, è importante, è per la salute del vostro apparecchio. Quindi se dovesse mai succedere una cosa del genere, mi raccomando, è importantissimo che l'apparecchio rimanga fermo, staccate subito la corrente, lasciate scolare tutto il materiale che è fuoriuscito e aspettate. Dopodiché il giorno dopo lo venite a portare in assistenza, perché almeno viene disassemblato e ripulito correttamente. Vengono in tantissimi con il Bimby che è stato rigirato. Rompete la scheda perché la roba cola all'interno e vi danneggia la scheda touch. Dopo vi costa il doppio. È un consiglio utile. Un'altra cosa molto importante è la pulizia e l'asciugatura di questi connettori. Vedete? Questa è la parte elettronica. Allora, è vero che non subiscono danni con l'acqua, ma è vero anche che vanno asciugati, perché poi noi li inseriremo all'interno del Bimby. Quindi è importante per non far generare degli errori all'apparecchio. Molti di voi hanno la Cook Key, che serve per accedere alla piattaforma della Bimby, dove potete scaricare le vostre ricette. Adesso andiamo a vedere come collegarla al Bimby e come fare l'allaccio di rete, che è semplicissimo, in pochi passi lo facciamo insieme. Chiaramente la Cook Key è magnetica, si attaccherà al vostro Bimby.
si illuminerà dicendovi che è pronta all'utilizzo. Clicchiamo sul simbolo del Wi-Fi. Vedete, la connessione non è stata ancora configurata. Vuoi configurarla ora? Certamente. Spingiamo sul tasto avanti e sta ricercando la nuova rete per allacciarsi. Vedete? Mostra l'elenco delle reti sul quale possiamo allacciarci. Quindi basterà semplicemente cliccare, mettere la password e dopodiché si allaccerà e farà tutto da solo. Ok, la connessione è stata stabilita correttamente, bisogna semplicemente andare avanti. Chiaramente bisogna essere già registrati attraverso il sito della Bimbi. Andiamo avanti. Come potete vedere, in basso sta mostrando la fase di sincronizzazione. Come vedete, sincronizzazione riuscita. Digitiamo ok, diamo gli ok per andare avanti. Eccolo qui. E qui chiaramente ci sono le ricette, le collection salvate. In questo caso io non sono iscritto perché sono un centro assistenza e non ho ricette salvate. Mi raccomando da tenere in mente, quando rimuoviamo la cookie, andiamo sul menu, sulle impostazioni, rimozione cookie. Ci domanderà l'apparecchio se la vogliamo rimuovere, digiteremo sì. Questa cosa è una cosa che fate in pochi, ma è molto importante perché la cookie si danneggia. Ora può essere rimossa. E se avete dei piccoli problemi di allaccio alla rete o di configurazioni, mi raccomando, prima di portare un centro assistenza, fate la prassi classica, che è quella di resettare le impostazioni. Andiamo sul menu, andiamo sulle impostazioni, andiamo su ripristino, clicchiamo e lui ci chiederà di ripristinare le impostazioni. Quindi metterà il Bimbi nelle impostazioni primarie. Non perdete nulla, non preoccupatevi. Fate il ripristino della Cook Key se avete problemi con la Cook e il ripristino delle reti. Questi 3 ripristini sono un toccasana qualora ci sono dei piccoli problemi. Per tutte le persone che hanno già effettuato gli ultimi aggiornamenti, chiaramente la schermata principale può essere cambiata. Menu, impostazioni, sfondo, moderno, e adesso avrete l'ultima versione. Per quanto riguarda i consigli utili sul Bimbi TM5 è tutto, ci vediamo al prossimo video.